Ciao hackerini e hackerine. E ciao Ugo e OITG. Detto giusto forse. Allora. Oh, mi vedete strana. Scusate. Muovo troppe cose. Ok, ok, ci siamo, ci siamo. Ciao Miao Zetung. Ok, come sempre no, ultimamente me lo sono scordato. Ma mi sentite, sì? Sì. No, sì, sì, ok, perfetto. Niente, stavo aspettando che Barp si avviasse, però poi ho dovuto riavviare la macchina virtuale, ho detto vabbè, ehm, inizio lo stesso, ho detto, e poi intanto riavvio la macchina virtuale. Ovviamente sapete, ormai chi segue da un po' sa che io con le macchine virtuali non siamo proprio... non andiamo d'amore d'accordo, ecco, diciamo così. Quindi adesso la sto riavviando e spero che Barp non si impali perché praticamente stavo aspettando che si avviasse Barp. Però ha fatto gli aggiornamenti e poi si è bloccato. E io ho detto ma perché? Ma che è successo? E quindi data la mia grande pazienza di oggi, ho detto riavvio tutta la macchina virtuale, l'ho chiusa male e l'ho riavviata quindi. E quindi adesso si sta riavviando e sto aspettando che si riavvia. Però diciamo che forse la soluzione più sensata sarebbe mettere Barb su Windows. Però mi scocciavo. Mi scocciavo perché non so dove ho la licenza. Vediamo se la trovo. No. No, quindi niente, devo trovare la licenza prima di tutto. E poi la metterò. Quindi può essere che la prossima live funzionerà meglio. Almeno Barb funzionerà meglio. Quindi la macchina virtuale ancora si sta avviando. Ok. Ogni tanto quando parlo mi sento come hackerino, no? Che fa tipo, stiamo hackerando, siamo arrivati. E quindi io faccio questa intonazione. Certe volte mi viene in mente hackerino. Ma quindi, come è andato il vostro lunedì? Il mio è andato malissimo. Quindi spero che almeno il vostro sia andato bene. Lo prendo come un sì, che vi è andato tutto bene. Così, almeno. Una speranza che a qualcuno è andato bene il lunedì. E io ho emicrania assurda. Ecco, allora non è andato proprio bene neanche a te. Mi dispiace. Vabbè, intanto vi faccio vedere che... E anche, cosa importante, lo sapete, aspettate un attimo, quanti giorni mancano a Natale? 44 giorni, giusto per dirvelo. Però io la sento un po' l'aria natalizia, un po' la sento. Lo so, Miao Zedong, che a te non piace il Natale, però devo continuare questo format. Ehm... Oddio, la sento, non lo so, però in tutti i negozi ho visto che hanno già iniziato a mettere gli addobbi e io dico sì, va bene, non gli addobbi, ma le cose tipo... Infatti ha il maglioncino rosso, esatto, infatti mi sento un po'... Guarda, ne ho uno rosso e uno verde, verde Natale comunque. E infatti ero indecisa se mettere quello o quello rosso, poi ho deciso di mettere il rosso. Ehm... E allora dicevo, nel supermercato ci sono già tipo le cose di Natale, no? Da comprare, ma io dico, ma no,
Com'è possibile? Cioè, siamo solo al 10 novembre. Aspettate almeno, non so. Il verde è più da Grinch. Hai ragione. Hai ragione, ma ce li ho entrambi. Sono nello stesso modello, li ho comprati lo stesso giorno, mi piacevano entrambi, quindi un po' di tempo fa. Non sono proprio nuovi. Qui ancora Barb si sta avviando. E in effetti è un po' verde Grinch, Andiamo. Sì, sì, un pochino è verde Grinch. Non proprio, un po' più scuro. No money? John Wren, che cosa è successo? No money. È un po' più scuro, devo dire. Però si può dire che è Grinch, dai. Allora, Barb non mi aiuta, qui siamo ancora bloccati, quindi forse è arrivato il momento veramente di... Vabbè, ho la... attenzione, attenzione, si sta avviando. Molto lentamente. In alcuni negozi da me iniziano a settembre, figure... Addirittura a settembre! Addirittura, ma a settembre è prestissimo, scusa. Almeno qui hanno aspettato, tipo... Halloween, un po' Halloween, qualche giorno prima di Halloween ho visto che stavano iniziando a togliere le decorazioni di Halloween e inserire quelle di Natale, già lì. Aprono prima perché la gente non ha soldi e sperano di acchiappare di più. Ah, dici? Però non è tipo che aspettano la 13ª, roba così. Però può essere, comunque uno inizia a comprare prima, magari. Però così si perde l'aria di Natale, no? Perché poi è tutta... è tutta anticipata. E poi a dicembre non la senti più. Non lo so. Allora, mentre Barb si deciderà di... In realtà è colpa della mia macchina virtuale, non è Barb, dai. Diamo le colpe a chi è giusto darle. Ok, però si è riavviata. No, 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 non voglio fare una release, per favore, che ci ho messo già 3 ore a fare questo aggiornamento. Io sono uno che si riduce al 23 dicembre a comprare regali, anche al matrimonio di mio fratello ho comprato il vestito la mattina stessa. Vabbè, diciamo io... Dipende. Sì, è la versione registrata. Ho la licenza della mia azienda. Cioè, dell'azienda per cui lavoro e quindi uso quella. Perché se no l'intruder ci mette tanto. Quindi sì, ho la licenza, sì. Se no si può usare anche community, Infatti su Windows ho la community, però diciamo per comodità la uso. Allora, io i regali dipende. In generale cerco di farli prima, però... Però non so mai cosa regalare, questa è la verità. Non sono molto brava. Cioè, certe volte li faccio bene, però a volte è difficile, quindi non sempre li azzecco. E... Allora, però, dopo questo intro di Natale, molto interessante, andiamo a continuare i laboratori di cross scripting. Quindi avevamo fatto anche gli altri prima, se ve li siete persi andateveli a recuperare, sono molto divertenti. E iniziamo con il Reflected Dome cross scripting. Allora, siccome userò molte volte encoding e escaping, queste parole, diciamo voglio chiarire qual è la differenza, così appunto è chiaro.
L'encoding semplicemente è la trasformazione di caratteri speciali, come ad esempio le parentesi angolari, vengono trasformate in un modo che non sono, ecco, codifica di caratteri, esattamente, non sono malevoli, quindi che ne so, la parentesi angolare in questo modo viene, vediamo se lo trovo, viene codificata in un certo modo che ora, vabbè, lo posso vedere con Barbie in realtà. Tipo, se voi andate qui, fate encoded as URL, vedete che è diverso, che appunto è codificata. O HTML. Vabbè, insomma, viene codificata in modo che così il browser la legga come testo e non come appunto carattere speciale e non venga appunto eseguito il payload. Invece l'escaping è vabbè. E quando ad esempio si mette il backslash davanti al carattere speciale, come per esempio i doppi apici, per evitare che venga trattato come doppi apici si mette questo backslash all'inizio davanti. Esatto, così. Così appunto anche in questo caso il browser non lo tratta come carattere speciale, ma come testo, cioè come un carattere normale all'interno del testo. E detto questo, andiamo con il primo laboratorio, che è Reflected DOM Cross-Site Scripting. Qui abbiamo un misto di vulnerabilità, perché appunto, come dicevo anche all'inizio di questa serie di live, ci sono tre tipi di cross-site scripting: Reflected, Stored e DOM Based. Reflected, appunto, viene il payload malevolo viene ripetuto nella risposta HTTP del server. Stored invece viene memorizzato in un database o da qualche parte, dalla parte del server, quindi appunto è ancora più pericolosa perché verrà eseguita ogni volta che qualcuno apre la pagina, finché non cancellano appunto manualmente il payload. E poi DOM based, che è il cross-site scripting, però nel DOM, quindi non nell'HTML, ma appunto nel DOM, che dopo appunto vi faccio vedere di nuovo con la pagina web. Solo che queste tre tipologie, ovviamente c'è anche il self, però vabbè, ne abbiamo già parlato, però queste tre tipologie si possono mixare tra di loro e fare delle vulnerabilità ancora più carine. In questo caso abbiamo Reflected DOM XSS, quindi abbiamo un payload che sarà ripetuto nella risposta e poi inserito nel DOM. Come poi magari lo vediamo, però in generale è questo. E appunto qui dice Reflected DOM Vulnerability avvengono quando l'applicazione server side, cioè dalla parte del server, processa il dato dalla richiesta e lo ripete nella risposta. E poi ci sarà uno script che processerà il dato ripetuto in un modo non sicuro, appunto scrivendolo con un sync malevolo. Sync sono come tipo le funzioni appunto JavaScript che vengono utilizzate per poi scrivere nel DOM. E dice: per risolvere questo laboratorio, tanto me lo copio, chiama un alert. Quindi iniziamo vedendo la pagina.
E qui la vulnerabilità sta nel search, nella funzione di ricerca. Quindi come al solito andiamo ad inserire una parola che sappiamo che non c'è nella pagina, come appunto cinnamonsec, per poi vedere dove sono i match. Ecco, appunto, adesso che ho questo vi posso far vedere che andando a vedere il page source, questo è l'HTML e infatti qui non so se ci sono, però se ci fossero, per esempio qui abbiamo questa funzione, però vediamo la funzione ma non vediamo l'esecuzione di questa funzione. Invece il DOM è questo qua, questo che voi vedete con l'inspect, dove appunto avete l'esecuzione di eventuali funzioni, tipo in questo caso, ad esempio, se io cerco nell'HTML cinnamonsec non lo trovo perché appunto la funzione non è stata eseguita. Invece qui lo posso cercare e vediamo che abbiamo un match, è stata trovata una volta. Però essendo che noi parliamo di DOM cross scripting, reflected DOM cross scripting, bisogna capire chi inietta questo valore in questa parte di titolo in questo caso, perché questo è un H1. E quindi in questo caso però vediamo che abbiamo solo un HTML ma che non ci sono script. Cioè c'è questo, però ad esempio questo è una funzione che verrà chiamata da qualche parte. E poi si vede qui che abbiamo questo qui. Che vi copio qui. Vi copio qui e appunto vedete che qui, perché nei laboratori scorsi noi avevamo comunque la parte di JavaScript, quindi la funzione di JavaScript all'interno dell'HTML. Questo non è proprio comune perché dipende chiaramente, a volte sì, però nella maggior parte dei casi, soprattutto quando si hanno dei JavaScript molto grossi, si crea un file separato. In questo caso appunto abbiamo questo JavaScript in questo percorso e noi lo possiamo appunto vedere andando in source. Dovremmo averlo, solitamente c'è, però si può vedere anche su Barp, perché essendo una risorsa noi lo avremo anche su Barp in teoria. Ecco, appunto è questo qua. Vedete che il percorso è uguale, resource.js search result.js. E qui possiamo vedere che appunto c'è il codice comunque è molto più lungo rispetto alle piccole funzioni che vedevamo nei laboratori precedenti, no? Ed inoltre uno dei problemi anche qui è che questo JS, questo JavaScript non è codificato, scusate, non è offuscato. Solitamente si offusca appunto per renderlo più difficile da leggere a chi ci accede. In questo caso non è offuscato chiaramente perché anche non è questo il laboratorio, quindi non è offuscato e lo possiamo leggere tranquillamente. Cosa fa questo search? Che poi notate questo search è chiamato anche all'interno dell'HTML. Infatti noi abbiamo questa cosa qui. Abbiamo search, perché comunque anche se uno inserisce soltanto questo, questa è solo la definizione della funzione, delle possibili funzioni, poi qualcuno lo deve comunque chiamare all'interno dell'HTML, all'interno dell'HTML per poi essere eseguito e inserito nel DOM. E in questo caso appunto vediamo che questa funzione è chiamata
e andiamo a vedere cosa fa. E viene chiamata a un path anche qui e ha un path, un parametro path e poi viene creata questa variabile xhr che è assegnata poi a questo new xml http request. Questa è una funzione di JavaScript per fare delle richieste. Al momento non se ne vedono tantissime in giro perché comunque sono anche state rimpiazzate da altri metodi. Però appunto sono usati per interagire con un server, quindi per fare le richieste, eccetera. Non è solo XML, in realtà è esatto, può essere utilizzata per avere tutti i tipi di dati e quindi non solo XML. E questa, diciamo, è l'inizializzazione. E in pratica, appunto, permette di fare delle richieste asincrone, quindi con in diverse tempistiche, diciamo così, ad una risorsa esterna, quindi ad un server e appunto è questo. Diciamo questo qui ha una funzione, un evento in realtà, ha un evento che è onReadyStateChange, che praticamente è un evento che quando sarà che viene assegnato a questo elemento e a questo viene assegnata una funzione. Qui viene visto se questo readyState, cioè l'elemento XML HTTP request, ha readyState uguale a 4, cioè vuol dire che la richiesta è completata, e poi se lo stato della risposta è 200, per appunto essere sicuri che la risposta ha come codice 200 appunto per essere di successo e quindi che la richiesta non è fallita. Dopodiché fa delle cose qui che vi dico appunto tra poco, però tutto questo è soltanto l'inizializzazione e quello che deve fare. In realtà questo viene chiamato con questo metodo open, in cui gli si dice di fare una get al path, che appunto è stato passato tramite parametro, più windows.location.search, che non è altro che tutto quello che viene dopo il punto interrogativo. Ve l'ho fatto già vedere, praticamente tipo https cinnamonsec.it punto interrogativo test uguale test, e quindi viene preso questo appunto è per prendere i parametri nell'URL e poi viene mandata la richiesta. Questo appunto è quello che fa, diciamo. Aspettate, ho un errore un attimo nella fotocamera. Interessante. Ovviamente perché deve capitare qualcosa. Vediamo se ho sistemato. Sì. Boh, a un certo punto mi ha detto errore. Installa di nuovo la batteria. Io tipo, perché?
E allora sto pensando che forse sto rovinando un po' la batteria, non lo so. Boh, vediamo. Forse è il momento di comprare una batteria alla mia fotocamera. Vabbè, insomma, dopo questo bellissimo momento, andiamo avanti e vediamo cosa fa questa funzione quando appunto è tutto lo stato della richiesta dell'elemento XML HTTP request è diciamo pronto e lo stato della risposta è 200. Cosa fa? Chiama questo eval. Questa è una funzione anche chiaramente di JavaScript, la andiamo a vedere, in cui praticamente è utilizzata per valutare codice JavaScript che è rappresentato come una stringa e restituirà il suo valore completo, diciamo. Quello che però è da appunto notare è che c'è un warning grande quando una casa che dice che eseguire questa funzione è comunque un rischio per la security. Perché appunto è molto facile per un hackerino eseguire codice arbitrario utilizzando eval, perché appunto questa funzione prende delle stringhe e comunque è molto facile iniettare codice malevolo in una stringa. Però vediamo cosa fa il laboratorio. Praticamente cosa va a fare? Allora, copio questo. Cosa va a fare? Praticamente va a allora crea una stringa con var search result object uguale e poi lo va a concatenare a this.responseText. This response text non è altro che la risposta della appunto richiesta. Quindi se io faccio una richiesta, per esempio, quindi non è altro che questo, cioè è tutto tutta la risposta. E poi va a fare display search result. Display search result è un'altra. Ok, aspettate, copio tutto quanto così almeno ce l'ho tutto. Lo mettiamo qua. E poi va appunto a chiamare questa funzione. Al momento non ci interessa molto questa funzione, dopo la andiamo a vedere perché il problema in realtà non viene con questa funzione, ma il vero problema è questo eval. Perché praticamente si va a concatenare la risposta a questa stringa che andrà a creare una variabile che poi sarà inserita nel DOM e quindi noi potremmo manipolare questa risposta perché appunto è un reflected cross scripting anche, ricordatevi. Quindi vediamo un po' cosa succede. Se io inserisco cinnamonsec di nuovo e vediamo e seguiamo il flusso delle richieste da VARP. Quindi questa è la prima richiesta. Vedete che appunto io cerco cinnamonsec. Qui appunto abbiamo l'HTML e poi viene fatta questa richiesta. Guardate che il path è uguale a quello che abbiamo trovato nell'HTML, quindi questo, perché appunto questa funzione, la search, farà la richiesta a path più quello che io sto cercando. Quindi in questo caso abbiamo il path che viene dato nell'HTML, search result, ed è appunto lo stesso che abbiamo qui, più quello che noi andiamo a cercare. Ora, qual è la cosa? Vedete che quello che io cerco viene ripetuto in questo JSON. Il JSON non è altro che un formato che è molto utilizzato e si basa su chiave, due punti, valore, semplicemente. Questa ad esempio
ha un array di risultati, che in questo caso è vuoto perché appunto cinnamonsec non esiste, non c'è un risultato su questo, e poi search term che invece contiene il valore che noi stiamo andando a cercare. E quindi in questo modo noi vediamo che comunque possiamo inserire qualcosa nella risposta. E poi chiaramente viene chiamata la seconda risposta, la seconda funzione dove andrà ad inserire il valore. Cosa fa questa funzione? Andiamo a vedere. Vabbè, va a prendere alcuni elementi, block header e block list, e poi va, la cosa importante è questa, va a, ricordatevi search object, result object è quello creato, è la variabile creata utilizzando eval dalla nostra risposta. E infatti qui vediamo result che abbiamo nella risposta e poi search term che abbiamo anche qui. Quindi semplicemente qui avremo vuoto e qui, no scusate, vuoto qui e search term invece sarà cinnamonsec in questo caso. Questo search term viene poi inserito qui dentro. Quindi appunto abbiamo viene inserito appunto nel DOM. Appunto ricordate questo, search for, che sarebbe esattamente quello che noi leggiamo qui. Quindi questa appunto è la stringa che noi andiamo ad andiamo a cercare e che viene riflettuta qui e che viene inserita con questa con questa funzione. Poi appunto viene appeso e poi qui vabbè vengono inserite le varie informazioni per avere i risultati, però insomma non è che ci interessa proprio nei dettagli cosa fa, perché appunto il problema sta qui. E quindi praticamente questa funzione, per riepilogare tutto, prende il risultato e lo inserisce nel DOM, tutto qui. Ora, qual è la cosa? La cosa è che noi vediamo che qui, che la mando nel repeater, che quello che noi inseriamo qui viene ripetuto nella risposta. Però qual è la cosa? Questo è comunque ha il formato di un JSON, però comunque è sempre una stringa, no? Perché comunque potremmo anche manipolarlo. Oddio, forse una stringa non è proprio corretto. Però diciamo che se non è validato noi potremmo uscire da questi doppi apici. Proviamo ad inserire semplicemente doppi apici e vedere cosa funziona. In questo caso, vedete, come vi dicevo prima, qui abbiamo un escaping, perché appunto il nostro doppio apice viene, al nostro doppio apice viene inserito un backslash all'inizio. E quindi chiaramente non possiamo semplicemente rompere questi doppi apici e quindi uscire, perché c'è l'escaping. Però la cosa qual è? Che anche il backslash è un carattere speciale e quindi in teoria potrebbe essere anche lui il server potrebbe fare escape anche su questo carattere speciale. Ciao Aguel, tutto bene? A te come va? Quindi cosa succede? Noi potremmo inserire questo carattere speciale e vedete qui che abbiamo qualcosa. Tutto bene. Bene, come è andato il tuo lunedì? Prima chiedevo un po' in generale come vanno i lunedì. Il mio è andato male, però va bene. Quindi spero sempre che qualcuno mi dica che tutto va bene. Ti posso chiedere una cosa non di questo argomento?
Ma sì, figurati. È strano ma divertente come argomento. Hai mai scoppiato dei palloncini delle feste, tipo? Sì, li ho scoppiati. Da bambina, ma li ho scoppiati. E quindi vediamo qui che abbiamo qualcosa di strano, no? Perché comunque qui si è rotto qualcosa, perché ad esempio prima, vedete che la parentesi qui era colorata diversa, non era verde, e, e sia era indentata in modo corretto, no? Perché comunque questo è un JSON valido. Qui invece lo abbiamo sopra, quindi qualcosa... dai 18 in su non ti è mai capitato? Non mi ricordo. Sinceramente non mi ricordo. Come li hai scoppiati con le unghie? No, con un ago, penso. Credo, non è che io mi ricordi queste cose. Quindi, qual è qui? Qui possiamo utilizzare un metodo per eseguire cross scripting. Quindi cosa facciamo? Inseriamo sempre il nostro backslash in modo che così venga fatto l'escape sul backslash e non i doppi apici. E poi inseriamo meno alert1. Questo è un metodo per eseguire cross scripting, ma come dicevo anche in qualche live passata, che si può usare sia il più che il meno, e questo viene tranquillamente utilizzato in JavaScript perché in teoria si possono sommare o sottrarre, comunque fare operazioni anche con le funzioni. In JavaScript non è un problema. In questo caso utilizziamo il meno invece del più, perché il più solitamente viene codificato e infatti verrebbe trasformato in percentuale 20, e quindi questa cosa non va bene, perché appunto viene trattato come spazio. Ma che domande sono, scusa? Non lo so, con le unghie credo proprio di no. E nemmeno stringendole con le due mani scoppierei un palloncino. E nemmeno con i tacchi. Quindi no, credo che lo farei solo con un ago. E quindi vediamo cosa succede. Vedete qui che non è verde, appunto perché non è all'interno della stringa, però qui... No, nemmeno con una sigaretta perché non fumo, quindi... Però vediamo che qui qualcosa si è ancora rotto, e perché appunto qui questo non è indentato come un JSON, quindi per fare questo possiamo utilizzare il commento. Prima di tutto chiudiamo il JSON con una parentesi grappa e poi commentiamo utilizzando due slash. Andiamo a vedere, vedete che qui è corretto, perché questo sarà ignorato, perché comunque in JavaScript questo è il commento, è utilizzato. Il commento in JavaScript, e in più abbiamo qui la parentesi graffa che non è verde, quindi appunto siamo usciti dalla stringa, e questo è un JSON valido. Quindi torniamo al laboratorio, proviamo ad inserire questo e vediamo appunto cosa succede. Appunto viene eseguito l'alert. Perché questo funziona?
Per capirlo andiamo a ricreare un po' il laboratorio, perché appunto è particolare. E per fare questo andrò a utilizzare appunto, anche come l'altra volta, farò un file che chiamerò... Ah, ho scoperto una cosa, vabbè. Che chiamerò index.html. E qui sarà appunto il nostro HTML, quello che andiamo a vedere. Abbiamo un HTML semplicemente, poi qui l'head non ci interessa, quindi possiamo inserire direttamente il body. E qui vado ad inserire soltanto il titolo, giusto per vedere. E poi andiamo a inserire un paragrafo vuoto che ci servirà appunto poi dopo per vedere i risultati. Detto questo, poi andiamo a inserire uno script dove per vedere, appunto, per simulare la richiesta come è stata fatta nella nostra funzione, cioè qui, cioè questo qui, che me lo copio, anzi, vabbè, non me lo copio tutto perché... Quindi andiamo a inserire questo come nella funzione, e poi vado a creare un URL, chiaramente, perché ci servirà un URL in questo caso. In questo caso chiaramente farò un server locale, quindi posso utilizzare localhost proprio perché è un test, quindi non è niente. E poi andrò a creare un data.json. In questo data.json andiamo a creare appunto il nostro JSON. Quindi in questo caso inserisco info, che per simulare un po' quello che abbiamo visto nel laboratorio, no? Quindi vado soltanto a simulare questa cosa, però chiaramente io non andrò a vedere l'encoding o l'escaping o la struttura esatta, voglio solo riprodurre un minimo in laboratorio per capire perché è così, perché funziona. Quindi in questo caso, ad esempio, vado solo ad inserire info cinnamonsec, giusto per avere un JSON, in questo caso valido, per poi inserire il payload e capire poi come funziona. Quindi in questo caso sarà chiaramente vediamo com'era. Lo vado a poi eseguire. Utilizzando poi Python. Dopo ve lo faccio vedere. In questo caso adesso continuo con un piccolo server lo potete comunque tranquillamente fare con Python, per esempio, in questo modo, e questo aprirà in localhost nella porta 80. Quindi se vado a vedere questo
questo semplicemente vedrò il mio file. Quindi in questo modo abbiamo inizializzato quello che ci servirà per fare una richiesta e abbiamo appunto creato un URL, chiaramente una stringa. Poi andiamo a fare quello che faceva il laboratorio, quindi already state change, l'evento, quindi va ad ascoltare appena cambia lo stato di questa richiesta e questo viene assegnato ad una funzione. E poi andava a controllare dov'era se no, non me l'ha copiato. Ok. Se lo stato della richiesta se è uguale a 400, è uguale a 4, quindi che è pronto, e lo stato della richiesta era uguale a 200. Se questo era vero, faceva qualcosa. In questo caso, giusto per vedere, stampiamo solo la risposta per vedere cosa succede. Quindi per accederci io faccio semplicemente così. Vedete che qui c'è eval e poi avremo in console log niente. Ah, giusto. Giusto perché come dicevo prima, ecco, in questo modo inizializziamo solo la richiesta, ma non la stiamo effettivamente eseguendo. Per fare questo, prima dobbiamo fare un open per dirgli che vogliamo una get e poi l'URL, quindi URL e poi true. E poi dobbiamo anche mandare questa richiesta, quindi con un send. Ora se riproviamo ad eseguire, vedete che nel console log noi abbiamo il nostro JSON. E il contenuto del JSON, ecco, è più corretto dire così. Ora, cosa succede? Ora, con questo noi abbiamo visto la risposta. E ora vediamo, creiamo un oggetto. Creiamo un oggetto a cui assegniamo questa risposta semplicemente. Quindi tipo myObj this.response e che sarebbe appunto come questo qui. Però la cosa qual è? Guardando qui, appunto, sembrerebbe che il tipo di questo oggetto, diciamo, di questa risposta, sarebbe un JSON. La risposta in realtà è no. In realtà è una stringa. E questo viene spesso dimenticato nel mondo JavaScript perché solitamente quando si usano dei framework il framework parserizza la risposta e quindi la trasforma in un JSON, anche se in realtà la risposta è semplicemente una stringa. Però se il framework te la parserizza, chiaramente tu poi avrai l'oggetto JSON e non più una stringa. Però non è questo il caso nel caso in cui si usa XML HTTP request, perché in questo caso non c'è un framework che ti parserizza questa risposta. E questo si può dimostrare stappando il tipo di questo oggetto. Quindi in questo caso faccio this response, questo mi servirà dopo. Per vedere appunto cosa succede. Anzi, questa ve la lascio. Come vedete qui, questa vabbè è il console log che ho lasciato per vedere la risposta, però la tipologia vedete che è stringa, non è JSON, proprio perché appunto è una stringa.
Il modo corretto in realtà per avere poi una vera stringa sarebbe utilizzare la funzione json.parse. Questa funzione parserizza appunto la stringa e la trasforma in un JSON. E questo si può anche di nuovo dimostrare facendo di nuovo il type of. No, in questo caso myObject perché appunto l'ho assegnato qui. Questo ve lo tolgo. Quindi avremo 3 console log, la risposta, il tipo anzi questo ve lo tolgo così non vi confondo, e questo pure. Però vedete qui avremo solo una richiesta, una stampa, e sarà questo il tipo di questo myObject. Quindi ricarichiamo, vediamo, vedete che qui è object, non è più stringa, perché appunto json.parse va a parserizzare la stringa che viene ottenuta con la dalla risposta e la trasforma in un oggetto. Chiaramente non è JSON, cioè non leggete JSON, ma è un oggetto. E quindi in questo caso cosa si può fare? Utilizzando questo myObject, che adesso comunque è un oggetto, è un JSON, è un oggetto ma è un JSON, si potrebbe ad esempio fare document.getElementById e si potrebbe inserire nel DOM utilizzando questa funzione di JavaScript in cui appunto viene preso l'elemento per l'id, appunto io avevo creato questo paragrafo proprio per concatenarlo poi nell'HTML, e poi fare inner HTML uguale myObject.info. Cos'è info? Info non è altro che questo, perché cosa succede? Qui abbiamo la risposta prima di tutto, poi viene parserizzata in JSON e viene assegnata a myObject. Il tipo è un oggetto, in questo caso appunto un JSON, e poi noi lo inseriamo nell'HTML utilizzando questo, dove appunto andiamo a prendere l'elemento byId, cioè il paragrafo. .innerHTML è una funzione anche qui di JavaScript in cui è utilizzata appunto per inserire nell'HTML, appunto sì, si inserisce l'HTML nel documento, e noi andiamo a prendere myObject.info, perché adesso myObject sarà un JSON e noi possiamo accedere direttamente agli elementi del JSON. E appunto vedete qui CinnamonSec. Cosa succede? Adesso se io provo ad inserire quello che avevamo inserito prima, qui vabbè chiaramente come vi dicevo non vado a fare l'escaping perché non mi interessa più di tanto, cioè la problematica non è, cioè quella sì, però è giusto per capire come funziona l'eval e come funziona anche il meccanismo dietro alla vulnerabilità in sé. Quindi ad esempio inserisco questo e chiaramente vedete già qui questo, il formato, no, di questo tool mi dice già che è in rosso, quindi vuol dire che questo non è la struttura giusta. Però se io provo a ricaricare la pagina e andare... Ah, interessante, non me l'ha preso. Ah, ok, dovevo pulire la cache. Vedete qui che abbiamo un syntax error dato dal JSON parse, in cui ti dice che il JSON nella linea 2 si aspetta una virgola o una parentesi graffa, proprio perché cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo inserito meno alert1, questo quindi non è un elemento valido per un JSON, non è la struttura valida. E questo perché? Perché in generale sia il JSON ma anche un oggetto JavaScript, perché cosa succede?
quando noi leggiamo object come tipo di... come il... ok, ve lo faccio rivedere. No, object, qui non si parla proprio di JSON, ma si parla di oggetto JavaScript che ha una sintassi diversa dal JSON. Sono simili, ma non sono proprio uguali. E per esempio il JSON, ecco questa pagina per esempio, fa vedere la differenza. Se vedete qui, il JSON utilizza stringhe come chiave, no? Perché chiaramente il JSON, ve l'ho detto, è chiave, due punti valore, no? In questo caso il JSON vuole una stringa come chiave, quindi con questi doppi apici, ma JavaScript invece, appunto scritte con i doppi apici, ma invece JavaScript può essere, non deve essere per forza una stringa, può essere anche un numero o un identifier. E in più il valore, quindi quello che viene dopo i due punti, nel JSON può essere solo una stringa, un numero, un oggetto, un array, un booleano o null. Invece in JavaScript può essere anche una funzione, una data o undefined. Questo è molto interessante perché sono piccole differenze che però fanno capire poi questa vulnerabilità. Perché cosa succede? Se noi mettiamo di nuovo come... ok. Come avevo messo prima, questa è una funzione. Questo non è un JSON valido, però è un oggetto JavaScript valido. Perché appunto, come vedevamo qui, per JavaScript anche una funzione può essere un valore, non solo una stringa. Ed è per questo che appunto quando chiamiamo JSON.parse qui viene dato un errore perché appunto si aspetta un JSON e quindi questo non è un JSON valido. Invece se noi andiamo a utilizzare eval invece di JSON parse, eval non fa questi controlli perché appunto non è una funzione, quello prende solo stringhe come è scritto anche nella documentazione, prende string e restituisce l'esecuzione di questa stringa, no? Che poi sia la stringa in sé o no, non fa differenza. Quindi cosa succede? In eval, se noi usiamo eval e lo facciamo come prima, quindi var myObject uguale e poi facciamo più this.response, vedete che la cosa è uguale, cioè io sto semplicemente creando una variabile, no? Però il modo in cui viene creata è diversa. Infatti anche qui se noi facciamo come prima console log type of di myObject, vediamo cosa succede. E in più questo è possibile perché appunto questa non è un JSON, non è un oggetto JavaScript, ma è semplicemente stringa. Vediamo. Vabbè, qui chiaramente funziona perché adesso eval l'ha fatto. È interessante che... Vabbè, ha funzionato, volevo farvi vedere. Però capite, questo anche qui... è chiaramente anche un oggetto, perché poi viene creato l'oggetto, sì, questo è un errore. Vabbè. Però vedete che è stata già creata la vulnerabilità, cioè io neanche l'ho aggiunto, cioè, vabbè, questo non ci interessa tanto. Cioè io non ho fatto come prima, me lo posso copiare. Se io faccio questo, sto inserendo anche qui l'oggetto e
voglio provare una cosa perché non ricordo una cosa. Ah, ok. Sì, avevo usato var, è diverso di let. Ok. Ok. Vediamo se trovo la differenza. Esatto, esatto. Ecco, var in JavaScript viene fatta scoped, vuol dire tipo all'interno dello scope, no? Dicevo che JavaScript appunto ha uno scope, lo scope in questo caso è la funzione, invece let sono dentro lo scope all'interno del blocco. Vabbè, insomma, diciamo, prendetela per buona. E magari poi ci si può... possiamo vederlo meglio, ecco, perché sennò troppe cose. E quindi, se io adesso lo vado ad aggiungere, vedete che appunto viene eseguito, abbiamo undefined e non abbiamo niente. Perché appunto oltretutto dice che myObject e non è definito. E... E quindi vedete che qui si sta creando, si sta appunto utilizzando le val, si prende un oggetto JSON, che però è comunque una stringa, e la si usa per creare un oggetto JavaScript. E quindi si sta andando totalmente oltre il controllo che fa JSON.parse, perché appunto non si controlla più che effettivamente è un JSON valido che viene utilizzato per creare un oggetto JavaScript, ma viene completamente bypassato. Però la cosa che appunto un po' avevo anticipato è che il problema non è che viene inserito nel DOM, ma il problema viene proprio prima, cioè con questo eval. Perché appunto, come dicevo, no? Prima appunto l'ho fatto vedere, se si utilizza var, con var verrà renderizzato nella pagina l'elemento. Quindi in questo caso, così potete anche vedere che effettivamente la vulnerabilità non è nel render della pagina, quindi nell'aggiunta, quindi esattamente con questo, ma viene prima la vulnerabilità. Quindi, per esempio, se io faccio qui, vedete, qui abbiamo l'alert, però ancora non vediamo nessun cinnamon sec o qualsiasi cosa che venga inserito. Qui probabilmente ci sarà un errore, però vediamo. Se io premo ok, qui vedete che abbiamo object, perché è il console log che io ho lasciato, e poi qui c'è none. C'è none perché, ma non, invece non cinnamon sec, perché JavaScript assume, ha una funzionalità, assume che il valore che io ho inserito qui, cioè questo, sia un intero. Ma non lo è chiaramente, non è un intero e quindi non restituisce un numero perché appunto non riesce a fare quello che vorrebbe fare, cioè che sia un intero e quindi mostrare l'intero, e quindi restituisce none. Se per esempio togliamo alert, in questo caso non avremo l'esecuzione dell'alert, però vediamo che qui ci cinnamon sec, appunto viene creato l'elemento.
E invece se per esempio inserisco di nuovo l'alert, però come prima tolgo il rendering, quindi lascio solo eval, vedete che qui io non aggiungo da nessuna parte questa variabile, la creo soltanto. E ricarico la pagina, vedete che qui abbiamo l'alert ancora, quindi capite che il problema non è il render della pagina, quindi l'aggiunta di questa variabile nella pagina, ma è l'eval stesso, perché appunto l'eval è una funzione, come viene messa anche qui, è una funzione che non si dovrebbe utilizzare perché appunto prende una stringa e la valuta come JavaScript. Quindi se in generale vedete un eval in un codice, questo è un campanello d'allarme perché appunto, come ho detto, eval prende delle stringhe e quindi è molto semplice iniettare in una stringa, appunto come abbiamo fatto in questo laboratorio, e quindi è molto più semplice la possibilità di iniettare codice malevolo. Diciamo che le possibilità di iniettare codice malevolo se si ha un eval sono molto alte, ecco, questo. E quindi questo è stato il laboratorio. Capite qui che abbiamo due vulnerabilità. La prima, cioè due che si mixano comunque, no? La prima è il reflected cross scripting, perché appunto il nostro payload che noi andiamo a cercare viene ripetuto nella risposta HTML, risposta HTTP, e poi la seconda è la funzione che noi abbiamo qui, perché questa funzione cosa fa? Prende la risposta e la utilizza per aggiungere l'HTML nel DOM per appunto vedere i risultati, però in questo caso utilizza una funzione pericolosa che non si dovrebbe utilizzare. Quindi questo è il laboratorio. Chiudiamo un po' di cose e andiamo al secondo laboratorio. Spero di avervi ancora di non avervi ucciso. Però questa dovrebbe essere un po' più tranquilla, dai. Non lo so, vedendo la faccia di questo non lo so. Vediamo. Allora, puliamo Barp come al solito per avere un history. Togliamo anche il repeater. Ok. E ora andiamo al laboratorio stored DOM XSS. Anche qui vedete che abbiamo un mix di due vulnerabilità perché appunto abbiamo la stored cross scripting, appunto verrà memorizzata da qualche parte, e in più abbiamo il DOM cross scripting anche qui. E cosa ci dice? Che questa vulnerabilità si trova nella funzionalità dei commenti del blog e per risolverla appunto dobbiamo sempre chiamare l'alert. Ci sta che sia... Vedete qui come cambia? Prima avevamo la vulnerabilità in una ricerca dove in generale le ricerche non vengono memorizzate, quindi appunto è un reflected perché semplicemente viene fatta una richiesta e viene data una risposta e il nostro payload sta nella risposta, però finisce lì l'attacco, cioè quando l'utente clicca l'URL malevolo che noi gli mandiamo, poi è finita. Per favore non fate commenti, cioè.
casino. Va bene. Ma non ho capito YouTube. Vabbè. Ok, andiamo al prossimo, quindi. E la vulnerabilità sta nel commento del blog, avevamo detto. Quindi vediamo questo commento. Proviamo ad inserire un commento qualsiasi. E vedere cosa succede. Vediamo un po' cosa succede. Qui ovviamente sarà stato creato il commento. Esatto, vedete qui cinnamon sec. Però vediamo le richieste su Barp. Allora, abbiamo la nostra richiesta del post. E poi abbiamo post id con il nostro commento. Ah no, scusate, questa è la nostra richiesta del post. E poi abbiamo la conferma. Questo può essere visto anche comunque nel tab Network. Dove appunto è strano che su Barp non riesco a vedere al momento dei commenti. Però c'è ah, perché è nascosto, ecco. Ok. Esatto, prima infatti poi non mi tornava, prima non trovavo anche JavaScript perché era nascosto, vabbè. Vediamo qui che abbiamo, oltre alla nostra chiamata, no, del commento, possiamo vedere qui che abbiamo questa funzione che è resource.js load comments with vulnerable escape HTML. Qui chiaramente il nome della funzione ci aiuta a capire qual è la vulnerabilità, no? Cioè perché ci dice che ci sarà una vulnerabilità con
una funzione con un escape dell'HTML vulnerabile. E andiamo a vedere un po' come funziona questa load comment. Praticamente questa funzione non fa altro che prendere i commenti di un post. Quindi praticamente non fa altro che fare questa richiesta. Non fa altro che fare questa richiesta e poi vediamo qui che abbiamo effettivamente una funzione escape HTML in cui cosa fa? Questa è molto interessante. Probabilmente questo tipologia di vulnerabilità non l'andrete a vedere nel mondo reale perché diciamo solitamente si utilizzano, cioè è possibile che qualcuno si faccia l'escape a mano e che magari sia vulnerabile, però nello specifico questo caso secondo me non è così, non è proprio così reale, però ci sta perché questo vi vuole far solo capire che di guardare il codice, di stare attenti magari a queste cose, di capire anche le funzioni stesse, perché qui capirete poi che la problematica è abbastanza sottile. Ehm, quindi cosa succede? Questa funzione praticamente, però mi serve anche, ok, mi serviva anche questo, così abbiamo tutto completo. Quindi cosa fa questa funzione? Prende load comment come prima, anche qui vedete utilizza la richiesta come prima e parserizza i commenti e poi li fa vedere utilizzando appunto la funzione. Non ci interessa adesso come funziona display comment la funzione, però vediamo che qui utilizza questa funzione. Quindi mi prendo soltanto questo pezzetto. Qui chiama l'escape HTML, che poi è questa funzione, per appunto fare l'escape del commento in sé. Cosa fa questo escape? Praticamente prende come parametro un HTML, quindi qui appunto vedete che prende comment.body, che sarebbe il contenuto del commento stesso, e fa un replace sia della parentesi angolare aperta sia quella chiusa. E vedete qui l'escape viene trasformata appunto in questo formato. Perché appunto così il browser la tratterà come testo e non come carattere speciale. Ora vediamo cosa fa questa funzione. Sì, questa qui. E qui ci viene detto che questo metodo semplicemente restituisce una nuova stringa con una appunto nuova in base al pattern, a quello che si cerca, che si vuole cambiare. Però prima di vedere questo andiamo a provare cosa succede. Quindi praticamente questa funzione andrà a fare l'escape di questi caratteri. Cosa è successo? Chiaramente mi si è bloccato di nuovo, no? Cosa è successo? Aspettate che chiudo questo browser. Posso aprire un altro? Vabbè, dai, insomma, vi prendo Bark Suite da Windows così è più facile, se no ogni poco si spacca.
Aspetta che lo cambio. Start. Sperando che questo funzioni. Tanto. Però dai, dovrebbe funzionare, dai, qui, ecco qua. No, noi per adesso non lo aggiorniamo. Ok. Ce la faremo? Ecco qua, la nostra finestrella. Sì, però no, così. Ok. Ok. Allora, prendo di nuovo il laboratorio. Ok. Ciao Meliodas and Guitar. E andiamo a riprovare. A inserire di nuovo. Allora, qui abbiamo, ecco qua, qui c'è il nostro commento, tutto a posto. Abbiamo capito che c'è questo replace, quindi appunto andrà a fare il replace. Andiamo a vedere cosa succede con questo replace. Quindi per esempio io inserisco H1, che appunto è un tag, poi cinnamon sec e poi H1. E vediamo un po' cosa succede. In teoria dovrebbero essere... Ah no, qui non ce l'ho. Vabbè, test@test.com http test.com in teoria dovrebbero essere rimossi i tag. Però, ecco, vedete, qui abbiamo la prima apertura, ricordatevi io ho inserito questo in realtà, abbiamo la prima apertura, quindi vuol dire che l'escaping è stato fatto correttamente, perché appunto questo tag è stato trattato come stringa e non come tag HTML, però il secondo è sparito. Questo cosa vorrebbe dire? Questo potrebbe significare che viene fatto l'escaping solo dei primi caratteri speciali che vengono inseriti. Quindi in questo caso solo di questo, ma non di questo. Probabilmente non possiamo vederlo. No, perché appunto il DOM è troppo intelligente. Però possiamo provare a fare H1 di nuovo, perché in teoria solo questo verrà fatto l'escaping. E poi proviamo in questo modo. Poi di nuovo cinnamon sec. Email a caso, sito a caso. Andiamo a vedere cosa succede. E vedete qui che cinnamon sec è adesso gigante. È gigante proprio perché soltanto il primo è stato fatto l'escaping e il resto no. Quindi questo cosa vuol dire? Che noi potremmo utilizzare fare in modo che solo il primo verrà fatto l'escaping e poi continuare con un payload malevolo. Quindi ad esempio diciamo utilizziamo il solito image che uso solitamente, dove appunto l'image, cosa succede qui? L'image cerca, il tag image cerca di caricare questa risorsa, non la trova, va in errore e l'errore chiamerà l'alert.
di nuovo qui inseriamo tutte queste cose per fare una cosa. E appunto funziona. Perché funziona? Se noi torniamo di nuovo alla pagina del replace, quindi qui, cosa succede? Non ho voluto leggerlo prima proprio per farvi vedere come funzionava prima, no? E praticamente cosa dice qui? Che il pattern, che poi sarebbe quello che noi vogliamo andare a trovare, quindi nel nostro caso era appunto la stringa che vogliamo andare a cercare, quindi in questo caso le parentesi angolari, può essere sia una stringa che una espressione regolare. L'espressione regolare è un modo per fare trovare testo all'interno di un testo. Però si devono utilizzare un formato particolare, tipo in questo caso va a cercare diciamo, non sto qui a dirvi, però per esempio questo dovrebbe essere che va a cercare tutti i caratteri, se non sbaglio, non è che mi ricordo. Vediamo. Sì, tutti con il più vuol dire che ci deve essere almeno una occorrenza, con lo start possono essercene anche 0. Vabbè, non sto qui a dirvi la regular expression, però diciamo ci sono questi due modi. La cosa interessante è che se il pattern è una stringa, soltanto la prima occorrenza verrà cambiata. Il resto resterà così com'è. E quindi è questo il problema, no? Che non utilizzando una regular expression, un'espressione regolare, soltanto la prima occorrenza verrà cambiata. E quindi in questo caso, come appunto abbiamo visto, utilizzando il payload h1, no, senza questo, image srcx un error alert 1 1, cosa succede? Qui soltanto la prima occorrenza, quindi soltanto questo carattere e soltanto questo carattere verrà cambiato, perché questo andrà a fare il cambio di questo e questo farà il cambio di questo soltanto una volta. Ovviamente qui capite che ci sono più problematiche in questo laboratorio. Prima di tutto che in genere ci sono metodi migliori per fare l'encoding dei caratteri speciali, come ad esempio metodi proprio di escaping che si possono già utilizzare di JavaScript. Però in realtà l'escaping nel front-end, quindi nella parte che noi vediamo, non dovrebbe essere necessario, perché in generale con il cross-site scripting o comunque con la validazione in generale, la validazione si dovrebbe fare dalla parte del server, quindi il back-end, quello che noi non vediamo, no? Perché cosa succede? In un mondo bello, chi manda i dati vengono mandati, arrivano al server, il server, vabbè, non considerando magari controlli prima, eccetera. Diciamo abbiamo solo il browser, client, quindi, e poi il server. Il server vede questi caratteri speciali, fa l'encoding, li salva in modo già escaping, con l'escaping o l'encoding, eccetera, e vengono già salvati in modo corretto. Invece qui cosa succede? Se noi andiamo a vedere la richiesta che prende tutti i commenti, qual era? Questa, vedete qui che qui i caratteri non sono memorizzati con l'escaping, ma sono memorizzati proprio come io li ho inseriti, quindi con le parentesi angolari.
E questo è anche un problema, no? Perché comunque quando si andrà poi a caricare questi commenti, si caricheranno in questo modo. E in questo laboratorio si faceva riferimento solo all'escaping e quindi alla validazione. Validazione non è proprio la parola corretta, però vabbè, alla trasformazione di questi caratteri soltanto nel front-end, cosa che generalmente non è proprio corretto. E poi, ultima cosa di questo laboratorio è che appunto è una stored proprio perché avete visto che i commenti sono memorizzati da qualche parte, sia probabilmente un database, però diciamo in generale da qualche parte, ed anche DOM perché i commenti sono inseriti utilizzando quella funzione JavaScript che abbiamo visto. Appunto questa funzione. Vedete, questa va a fare una chiamata per prendersi i commenti, fa un escaping, vabbè, e poi con questa funzione li va a inserire all'interno della pagina HTML. Anche qui vedete che abbiamo inner HTML, anche qui viene inserito poi e ci saranno dell'append child. Quindi capite che qui vengono, vedete quanti append child utilizzando un inner HTML. E appunto questo è uno stored DOM cross-site scripting. Ora io mi fermerei qui perché sono le 8:20. Però insomma capite che appunto potete mischiare queste vulnerabilità per trovarne di più interessanti. Però chiaramente qui siamo sempre allo stesso punto, cioè che la difesa deve essere sia sull'input che sull'output. Per esempio si devono validare i dati che abbiamo, no? Cioè se io inserisco un nome mi aspetto soltanto un nome, magari non caratteri speciali, quindi questi caratteri speciali magari li posso eliminare. Oppure la sanitizzazione, cioè eliminare quei tag che non si vogliono, tipo script, image. Chiaramente qui poi non è così semplice perché poi dipende se un'applicazione web ha bisogno di utilizzare questi tag, perché magari è un editor HTML, chiaramente devi averli questi tag, però ci sono altri modi in cui appunto l'escaping è un modo per utilizzarli. Però anche la difesa sull'output, no? Appunto la codifica, l'escaping, tutte queste metodologie, anche l'encoding, eccetera, dovrebbe essere effettuato e il front-end dovrebbe essere soltanto un livello aggiuntivo, non dovrebbe essere l'unica sicurezza, l'unico metodo di sicurezza che viene inserito. Mi piace sempre questo esempio che avevo già fatto, quindi lo riporto anche qui, che è appunto come un sito che è come un ristorante, no? Quando tu validi l'input, controlli alla porta, quindi dici niente, non lo so, niente penne, non so, questo ristorante odia le penne, quindi gli dici niente penne. Poi la sanitizzazione invece, se qualcuno entra con il fango, tu gli dici che deve pulirle, quindi pulisci le scarpe. E la codifica dell'output, quindi l'encoding e l'escaping, è quando vai a sterilizzare tutti gli ingredienti che hai in cucina, così appunto non hai niente di tossico. Però chiaramente se ti fidi soltanto di quello alla porta, ma non sistemi tutto il resto, poi cioè, la porta sarebbe il front-end chiaramente. Poi cioè, non hai più controllo perché il front-end è sempre bypassabile. Per questo i controlli si dovrebbero fare sempre nel back-end. Giusto per chiudere, fare polemica. E quindi niente, tutto questo. Poi, come... Ops. Come cosa, non so se avete visto l'ultimo video. L'ultimo video che ho fatto. Dovete vederli, come l'altra volta vi ho rotto le scatole.
perché dovete vederli. L'ultimo video che ho fatto sul DNS. Ciao Meliodas, grazie, che è sempre un piacere ascoltare. E niente, io faccio chiaramente sicurezza e faccio video anche sulla sicurezza. L'ultimo che ho fatto appunto è sul DNS, che sarebbe poi quello che comunque aiuta, ci fa navigare in rete, no? Come funziona quando, per esempio, scrivete google.it, lo scoprite guardando questo video. Che adesso vi mando. È sempre bello parlare del DNS, comunque, è un argomento perché è così semplice, però è così potente, posso dire. Posso dire, mi permetto di dire questa cosa. Francesco, ciao! Li hai visti tutti tranne il DNS e ti sei perso l'ultimo, mannaggia, vallo a vedere. E poi, chiaramente, sempre... sì, ho fatto anche un canale Discord a cui potete collegarvi, dove appunto metto i miei video e le live. Ho notato adesso che il titolo non me l'ha preso, non so perché, controllerò. Nei video l'ha preso, non so perché, forse perché l'ho corretto dopo, non lo so, indagherò e se vi collegate al canale vedrete anche i miei errori, che ho cambiato bot 150 volte, però vi mando anche questo se trovo l'invito. Invito. Tu puoi permetterti tutto anche considerando che sei un'esperta di cloud cheat dalla scorsa live. Esatto, esatto, certo, sono un'esperta. Esperta di tutto. A quanto pare anche di bot. No, però qui diciamo metto le live, poi ogni tanto parliamo. È un po' silenzioso ultimamente perché siamo un po' pochi. Però io so che prima o poi parleremo di più e anche perché il mio tempo è quello che è, però ci tengo a rispondervi. E ovviamente il canale, anche qui metto post. Prima o poi da qualche parte vi metterò anche quando faccio le live, però solitamente le faccio il lunedì e il mercoledì. Il lunedì appunto faccio laboratori di Portswigger, il mercoledì invece andiamo a vedere le notizie della settimana di sicurezza. E niente, questo è tutto. Questo è tutto. Abbiamo finito. Francesco guarda il video sul DNS, mi raccomando. E grazie mille.